Ben ritrovati questa volta con la neve che è arrivata qui in Svizzera, anzi in Ticino, ma anche in Italia. Avete bisogno di ispirazione per queste feste? Su Instagram ha vinto il sondaggio antipasti, quindi faremo 4 mini antipasti per queste feste sia natalizie che poi per la fine dell'anno. Sarei curiosa di sapere anche voi che cosa preferireste, se vi mancano ispirazioni per secondi, primi piatti o anche contorni. E che dire, è il momento di... Ups, il mio cameraman, grazie. Mettersi il grembiule e andare in cucina. Andiamo! Iniziamo dai nostri sandwich al salmone affumicato con panna acida, a cui avremo aggiunto anche della senape, potete fare anche metà e metà, erbe aromatiche quelle che avete, salmone il mio con aneto, burro a temperatura ambiente. Io sto utilizzando l'erba cipollina e il prezzemolo, ma potete anche usare il dragoncello per esempio. Poi salate nel caso, assaggiate e ci servirà anche il succo di limone. L'assemblaggio è veramente semplice, spalmiamo solo da un lato il burro a temperatura ambiente, dall'altro lato la panna acida. State attenti che non sia troppo liquida, la mia è un po' liquida, ma bisognava tenerla un po' in frigo prima, ma per fare più velocemente, per farvi vedere, va bene lo stesso. Poi aggiungeremo il nostro salmone, io lo adoro, personalmente lo amo, e poi cospargiamo il salmone con un po' di succo di limone. E voilà, il gioco è già fatto, poi andremo al taglio. In questo caso sto utilizzando del pane morbido senza bordo, dopo vi faccio vedere l'altra variante. La cosa bella è che questi li potete preparare prima e tenere in frigo, anzi sarà anche meglio, così si rassoderanno. Questo è l'esempio del pan carré, diciamo, con il bordo, che toglieremo, visto che ho ancora una fetta di salmone lo utilizzo. Non buttate i bordi, si possono frullare e utilizzare come pan grattato. Andiamo al secondo antipasto, faremo delle palline di formaggio ricoperte di quello che ci va, di quello che abbiamo. Nel mio caso riutilizzerò ancora un po' di erbe aromatiche, poi dei semi di sesamo, giusto per variare con i colori, e poi utilizzerò della paprika affumicata con un po' di polvere di pomodori secchi. Il formaggio fresco da frigo, molto meglio, così è più sodo, lo mescoliamo un po', aggiungeremo un po' di formaggio, questo parmigiano o grana, e io ho aggiunto anche un po' di pepe e adesso andiamo di velocità, con le mani un po' bagnate formiamo delle palline e le palline le metteremo nelle ciotoline direttamente senza più toccarle. Quindi con questo trucco fate sì che non avrete le mani sporche e le palline si ricopriranno praticamente da sole. Guardate che belle queste palline di formaggio
Io abbellisco un po' il piatto con il rosmarino, potete anche aggiungere la salvia se avete quello che avete. Al centro un po' di pomodori secchi, giusto per dare un po' di riferimento. E voilà, il secondo antipasto è pronto. Ora passiamo a due creme. La prima è nuova anche per me e vi dico già che è buonissima. Utilizzeremo del formaggio fresco, quindi quello che è rimasto prima lo utilizzo qui, feta, mascarpone, datteri, del miele, peperoncino, però vi scrivo comunque tutta la ricetta come sempre in descrizione. Qui c'è semplicemente da frullare il tutto, quindi andiamo. Pochi minuti e voilà. Aggiungerò ancora un po' di olio, Evo, mi raccomando, e diamo l'ultima frullata. La consistenza è meravigliosa. Adesso guarnisco con dei fiocchi di chili, un po' di olio d'oliva, potreste anche sbriciolare un po' di feta, ma nel mio caso non l'ho fatto. E voilà, la prima crema è pronta. La seconda crema la facciamo con dei fagiolini cannellini. Questa è una crema rodata, nel senso che l'abbiamo già fatta tantissime volte. Carciofini sott'olio, olio Evo e anche un po' di acqua. E andiamo subito a frullare. La crema è quasi pronta. Adesso condiremo con un po' di sale, nel mio caso sale aromatizzato, e mi raccomando capperi in abbondanza che ci stanno divinamente. E anche questa è pronta al fresco. Antipasti che potete preparare in anticipo, mettere in frigo. Trovate qui ancora il link del pane che potreste utilizzare, che ho fatto l'anno scorso, che sarebbe perfetto per servire il tutto in modo più completo. E ora buoni antipasti a tutti, buone feste da Spa Kitchen!